Cari amici, Botticelli mi perdonerà per l'uso che sto facendo improprio del suo splendido dipinto. Ma volevo parlare di Covid. Chi ha visto il mio video di settimana scorsa sa già come la penso a proposito del vaccino. Ma vorrei fare alcuni aggiornamenti. Ho potuto prenotare con un eccellente servizio online la vaccinazione perché la regione Lombardia, rea di un sacco di errori, sta migliorando e ha anticipato le vaccinazioni rispetto ai precedenti avvicendamenti, causa defezione di alcune persone che, anche per la confusione creata dalle false notizie che ci propinano i media ogni giorno, Sono venuta a farti il vaccino. hanno rinunciato. Il nostro obiettivo è quello che entro l'11 di aprile siano vaccinati tutti gli over 80. Il nostro obiettivo è di arrivare ad avere nei centri massivi a regime 144.000 dosi al giorno, quando la campagna nazionale è di 500.000 dosi. Quindi noi vogliamo dare un contributo essenziale al successo di tutta la campagna nazionale. Avete creato anche un po' di accoglienza, vediamo le colombe, ci sono anche i cioccolatini. Siamo ad Almine, alle porte di Bergamo, questo è il centro vaccinale più grande della regione Lombardia, 48 linee per un massimo potenziale di circa 6.000 vaccini al giorno e Pasquetta anche oggi, come vedete, non ci si ferma e si va avanti. Allora, sicuramente mi faranno l'AstraZeneca, che tutti hanno biasimato, eccetera, eccetera, però alla fine ha fatto 86 casi su 25 milioni di vaccini. Quindi non mi sembra una cosa così drammatica. Guardate, in Italia ogni giorno ci sono 9 morti per incidenti stradali. E allora cosa fate? Non si va più in giro in macchina, no? Non si va più in giro, non si va in autostrada, non si fa niente. No, si va lo stesso, perché tanti tutti dicono, beh, tanto non si darà mica lo stesso, proprio a me. Io vi invito a fare lo stesso ragionamento col vaccino. Ma veniamo ora al punto. Vorrei fare alcune considerazioni sui media. Posso dare un consiglio? Basta con questo terrorismo che i media quotidianamente ci propinano. Non si parla altro che di sfighe dei Covid e del fallimento dell'Italia e chi più ne ha più ne metta. Io francamente non ci credo, per un semplice motivo. Negli altri paesi sicuramente ci saranno danni maggiori, perché nessuno di loro ha le immense risorse che abbiamo noi. Noi abbiamo l'Italia, il giardino d'Europa. E gli italiani, a parte i delinquenti e molti che ci governano, in fatto di inventiva non hanno certo da imparare dagli altri. Appena ci liberano, sono convinto che saremo i primi a ripristinare il turismo alla grande mondiale. E se ci sarà un numero chiuso ancora meglio, in quanto è noto che le restrizioni amplificano la richiesta. Abbiamo il mare, le montagne, i laghi, le città d'arte che nessuno ha e dove è collocato sicuramente la maggior parte del patrimonio artistico mondiale. Vabbè, c'è qualcuno che dice che non è vero, che è più del 50, 60, 70, ma ragazzi, ma Venezia, Firenze, Roma, Napoli, ma dov'è che le troviamo? Milano, la città del futuro. Il tempio della musica, il teatro alla Scala, Milano, la città della moda. La cucina più buona del mondo, beh, la pizza, gli spaghetti. Il vino migliore del mondo. Abbiamo le macchine migliori del mondo, la Ferrari.
Beh, non dico abbiamo anche le più belle cose del mondo perché potrei creare delle inimicizie, però diciamo che le italiane sono molto belle. E preferisco non parlare del genio italiano, da Dante, da Leonardo a Michelangelo, ai geni della pittura, ai geni della musica, ma lascerei perdere questo capitolo perché bisognerebbe parlarne per delle ore e non vorrei annoiare. Ma quello che soprattutto ci caratterizza è la creatività. Se tu poni un problema a un cittadino, per esempio, perdonatemi gli amici tedeschi, ma sì, vi chiedono che c'è un problema, cosa rispondete voi tedeschi? Oh, non si può fare, fine del discorso. Ma se tu lo poni a un italiano il problema, scommetti che trova una soluzione. Lo so, risparmiatemi le critiche a questa mia forzata. Lo stesso paragone per noi italiani. Basta continuare a dire che andrà tutto male. Non serve a niente a bombardarci di continue previsioni di un futuro drammatico. Allora io dico a chi mi ascolta, provate a infondere un po' di energia positiva agli italiani, infondete fiducia e sicuramente non farete neanche incavolare Padre Eterno, che quando ha fatto l'Italia sicuramente l'avrà giudicato il suo gioiello preferito. Ciao amici!